È vero, la Walt Disney Company riutilizzava spesso le animazioni. Non è raro notare le cosiddette scene riciclate nei suoi cartoni animati, sia nei cortometraggi sia nei lungometraggi. Gli esempi possono andare da semplici movimenti ripetuti nello stesso cartone, anche a breve distanza l'uno dall'altro, fino a film differenti con personaggi, sfondi, colori completamente diversi. Il caso più noto è probabilmente Robin Hood, che riprende sequenze di Biancaneve e i Sette Nani, Il Libro della Giungla e Gli Aristogatti. Max Fleischer faceva altrettanto? La risposta potrebbe soddisfare alcune critiche volte al video che ho caricato precedentemente, riguardante An Early Warning Cartoon, un cortometraggio circolante su internet da maggio di quest'anno, che secondo qualcuno risalirebbe agli anni 30, se non addirittura 20, e che spiega come controllare il mondo attraverso una pandemia. Nel mio video rendo noto come il corto utilizzi in gran parte disegni presi da 3 film prodotti dai Fleischer Studios e distribuiti dalla Paramount Pictures. Praticamente non è altro che un collage dei disegni rubati, che conservano addirittura dettagli completamente decontestualizzati rispetto agli originali. A questi si aggiungono altre palesi ricopiature, forse meno evidenti ma che confermano di come non siamo di fronte a un film degli anni 30. Eppure molti utenti sostengono che all'epoca fosse normale riciclare i disegni, usando appunto come esempi alcuni lungometraggi di Walt Disney, pertanto il cartone sarebbe reale. In realtà non è esattamente così, pensavo che alcune questioni fossero evidenti, ma visto le numerose convinzioni sbagliate occorre spiegarle. Innanzitutto, la falsità del video, come accertato da vari siti e canali, è dimostrata da numerose anomalie. Nessuna informazione su di esso, la pezza iniziale non presente peraltro nell'originale, il carattere oleoscript, assenza di titoli di testa e di coda, ripresa angolare di bassa qualità, musica protetta da copyright, testo della canzone inesistente, stessa scena ripetuta senza motivo, animazioni flash, assenza di fluidità, errori frequenti nei movimenti come le corna che appaiono e scompaiono, sfondi anomali per l'epoca, termine weaponized riferito all'influenza, virgolette per indicare qualcosa di non effettivo, errore di ortografia nella parola euthanize, tipo di comunicazione, utilizzo delle maiuscole. Il mio video non era altro che un'ulteriore conferma di quanto già detto da altri, e anche per quel che riguarda esso occorre fare 2 importanti premesse. Primo, Max Fleischer non era Walt Disney. Secondo, questo non è un lungometraggio degli anni 60, 70, 80, bensì un corto di 2 minuti che, da quanto è stato detto, risalirebbe agli anni 20 o 30. Quindi gli esempi portati in continuazione da molti utenti non provano nulla, e qui la risposta alla domanda iniziale. Sì, anche Max e Dave Fleischer adoperavano questa tecnica. Anch'essi non rifacevano tutto da capo per ripetere semplici movimenti. A volte usavano una stessa gag in momenti diversi del cartone, così come nel corto Baby Be Good sicuramente non hanno ridisegnato tutto da capo
quando il tempo torna indietro. Sono rarissimi invece i casi in cui questo accadeva in cartoni diversi. Esempi che posso fornirvi sono Betty Boop che si dispera o il professor Grampy che pensa con il suo cappello. Da notare che questa scena inizialmente era diversa, a dimostrazione di come in quegli studi difficilmente riutilizzassero materiale precedente, e questo valeva anche per movimenti banali come i personaggi che corrono. Se qualcuno conosce altri esempi di movimenti riutilizzati, scene riciclate, me lo faccia pure sapere nei commenti. Quindi An Early Warning Cartoon potrebbe essere reale? No. Chiunque conosca un minimo i cartoni animati di Betty Boop, Bimbo e Coco il Clown è ben consapevole dell'altissima qualità di essi. La fluidità dei movimenti, la caratterizzazione dei personaggi, i dettagli, addirittura l'animazione di tutto quello che si poteva animare. Non so se ci rendiamo conto, ma questo corto non anima nemmeno ciò che dovrebbe muoversi nella realtà. Aggiungo che gli artisti, come adesso, prendevano sì spunto da altri personaggi, magari anche di altre case cinematografiche, ma non potevano certamente copiare di pari passo, altrimenti si sarebbe trattato di plagio. A questo punto i casi possibili sono due. Caso numero 0. Qualcuno rubò i disegni ai Fleischer Studios per creare questo cartone. È un'ipotesi che scarto categoricamente. Negli anni 30 non esistevano le videocassette, i DVD o i Blu-ray, nemmeno YouTube, Dailymotion, BitChute. Era possibile ricalcare le scene soltanto se si avevano i disegni originali. Inutile dire che il costo da pagare per rubare i lavori altrui sarebbe stato più alto che disegnare per conto proprio. Caso numero 1. I fratelli Fleischer realizzarono effettivamente questo corto, del quale fino a quest'anno nessuno aveva sentito parlare, mai distribuito, o forse sì, visto che qualcuno sostiene di averlo visto, inesistente secondo le fonti ufficiali. Il sito dei Fleischer Studios conta circa 700 film, ma di questo non c'è traccia, e con uno stile veramente dozzinale, soprattutto rispetto ai loro standard. Non capisco come mai avrebbero dovuto economizzare su un cartone con un messaggio così importante. Comunque, per convincermi di questa ipotesi, anziché linkare video su Walt Disney, dovreste farmi esempi di cartoni simili a questo, ovviamente prodotti dalla stessa società. Caso numero 2. Il video è un falso, realizzato da qualcuno con una buona conoscenza dei programmi di grafica e montaggio video, ma con scarsa dimestichezza con i vecchi cartoni animati.